Come sempre Ferrari ci abitua per anni con una linea, con un rumore, con una serie di caratteristiche che ci fanno sentire parte integrante della scuderia, perché passiamo mesi a guardarla, riguardarla, sognarla. Appena il mondo si adatta all'idea di conoscere l'ultima creazione di Maranello, da quegli stabilimenti viene fuori una nuova supercar e ogni volta è totalmente sconvolgente. Questo disegno viene presentato per la prima volta a Torino nel 71 e l'entusiasmo della comunità automobilistica è immediato. Quasi 400 cavalli, 4004, motore 12 piatto da 180 gradi strettamente derivato dalla Formula 1 del 69, figlia del grande Mauro Forghieri. La BB Berlinetta Boxer era anche fedele compagna di Gilles Villeneuve. L'esemplare della prova è un'ultima serie dell'84, quindi cilindrata aumentata a 5000, ma iniezione elettronica e un carattere non più adatto a soli piloti di Formula 1. Questa è l'essenza di un'epoca gloriosissima. È stata l'antesignana di tutte le supercar successive. A me ricorda un po' la Enzo dei giorni nostri, perché fu un taglio netto col passato, dalle forme della Miura e delle macchine che faceva prima la Ferrari, quindi la 365 GTB4 Daytona, che era molto tondeggiante, è arrivata questa e ha distrutto tutti. Ha invecchiato in un secondo tutto il listino internazionale delle supercar. Era un cuneo, era nascosta dal vento, era filante, era cattiva, era perfida. Vedersene arrivare una negli specchietti retrovisori era un incubo. Potevi avere qualunque macchina in quel periodo, ma una di queste ti avrebbe fatto male. Nera, interni chiari, rarissima, uno stato di conservazione che è pressoché impossibile da trovare. Segna 9800 km. Questa è stata la prima Ferrari della storia, se non si conta la 250 LM, che però era a tutti gli effetti una macchina da corsa, a montare il motore dietro la testa del pilota. Erano anni difficili per la Ferrari perché aveva finalmente un concorrente, c'era Lamborghini che aveva fatto il bello e il cattivo tempo con la sua Miura nel decennio precedente, negli anni 60. Quando è arrivata la BB la Miura stava andando in pensione, non perché fosse un modello vecchio, ma perché Ferruccio Lamborghini decise che la macchina non doveva essere inflazionata, come ci raccontava suo nipote nella nostra intervista di qualche mese fa. A breve sarebbe stata presentata la Countach. Erano anni gloriosi per l'automobilismo, c'era una competizione tra i marchi, nella stessa regione addirittura. Erano marchi che erano costruiti a pochi chilometri di distanza e si facevano una guerra serrata. Era meraviglioso. Si può decidere se esagerare o non esagerare, in ogni caso al momento giusto, spalancando tutto, la macchina ti accompagna fuori dalla curva. Bisogna assolutamente sapere quando è il momento di dire basta, quando è il momento di sollevare il piede dall'acceleratore, perché il disastro è veramente dietro l'angolo. Che meraviglia! Poi nera, io quest'auto la adoro. Ho sempre avuto un gran debole per l'abito nero. Più guardo la BB e più mi manca il fiato. Sotto il vestito è oltraggiosa, con la meccanica in vista e i cofani aperti è ancora più sensuale. Snella e altezzosa come una top model. Così nuda sembra ancora più fragile e delicata. Immaginate come poteva essere spingerla a quasi 300 all'ora, aiutati e protetti da nulla. A quell'epoca non bastava un conto in banca per trovare il coraggio di guidare una supercar. Perché una pista così impegnativa, così stretta, dove non si può raggiungere alte velocità? Perché mi interessava sapere e capire come una berlinetta a motore centrale posteriore come questa si comporta nel misto veramente stretto. E qui cambiamo direzione ogni 2 secondi, è
è una durissima prova per una macchina come questa. Si comporta in questo modo, cerco di farvelo capire. C'è sempre una delle due parti della macchina che sta per partire, o è l'anteriore o è il posteriore. Si sta in equilibrio tra queste due parti della macchina ed è veramente difficilissimo farla andare forte. È facile metterla di traverso, ma anche lì è un attimo a perdere il manico e un attimo a ritrovarsi con il motore in bocca. Che motore! La versione che proviamo è una 512 BBI, quindi è la prima di iniezione. Ha perso qualche cavallo dalla versione a carburatori che era un po' più violenta, ma guadagna in gestibilità. Il peso del motore dietro la testa del pilota aiuta in trazione, ma non aiuta quando si spinge troppo presto a metà curva. Tende un po' a sottosterzare, come è normale che sia. Il motore spinge enormemente in avanti e appena si sterza tende subito a schizzare di lato. Riuscendo a gestirla ed a dosare il gas in uscita si può fare ogni curva di traverso ed è una soddisfazione incredibile. Questo motore ha un suono epico, è unico, ce l'ha solo lui e in forma leggermente diversa la sua evoluzione montata poi sulla testa rossa. Perché fa questo suono? Perché non è un V12 e si sente, e non è un boxer e si sente. Si chiama flat 12 in inglese, è 12 piatto. Perché i cilindri sono montati a 180 gradi contrapposti e soprattutto non c'è una biella per ogni supporto dell'albero a gomiti, ce ne sono due. Quindi essendo gemellate producono questo suono che è impressionante. È molto rabbiosa. Se ci si attacca ai freni all'ultimo momento e si inserisce la ruota caricata di peso all'interno, facendo scorrere il posteriore, si riesce ad uscire dalle curve in un modo molto particolare, molto, direi anche moderno. Questa è la Brigitte Bardot dell'automobilismo e infatti si chiama BB.